Oggi conosciamo tantissime donne celebri e bellissime, dalle attrici di Hollywood alle modelle delle passerelle fino anche alle influencer, perché no? Ma quanti di noi conoscono le belle donne del passato? In questo video ho deciso di parlarvi di 3 donne dell'epoca vittoriana, sicuramente 3 fra le più belle, ma non è una classifica. Fatemi sapere nei commenti quale fra queste secondo voi è la più bella. Cominciamo da Lily Langtry. Lily era la sesta figlia di 7 fratelli, nata nella famiglia di un reverendo inglese. Nel 1876 conobbe Oscar Wilde, il quale le prospettò la possibilità di diventare attrice teatrale. La sua indiscussa bellezza, che veniva paragonata a Elena di Troia, le consentiva di avere l'attenzione di artisti, nobili e ricchi uomini d'affari, che per lei si improvvisavano menestrelli impegnati in appassionate serenate. Nel 1877 conobbe il principe del Galles e futuro re d'Inghilterra, Edoardo VI, del quale divenne rapidamente l'amante. Il suo fascino la portò a essere presentata alla regina Vittoria in persona e anche ad Alessandra di Danimarca, moglie di Edoardo e madre dei suoi 6 figli, la quale non mostrò alcun segno di gelosia, era abituata alle scappatelle del marito. La relazione col principe finì nel 1880, quando Lily rimase incinta. La ragazza andò a partorire a Parigi accompagnata da Arthur Jones, suo amico e probabile padre della bambina. Prima del viaggio, la stampa scandalistica inglese aveva acceso i riflettori sulla relazione di Lily col principe Edoardo, affermando che il marito avrebbe chiesto il divorzio, citando Edoardo come causa scatenante della separazione. La potenza della corona inglese mise a tacere le voci e il giornalista autore dell'inchiesta fu incarcerato per 2 anni. Nonostante le potentissime amicizie, Lily non se la passava granché a livello economico e nel 1880 la donna fu costretta a vendere buona parte delle sue proprietà per evitare la dichiarazione di bancarotta da parte del marito, Edward Langtry. Solo allora iniziò a fare l'attrice in modo assiduo, ma ebbe un tale successo che calcò i più grandi e prestigiosi palcoscenici del mondo. La sua bellezza fu il traino per il successo, ma Lily si impegnò a imparare le tecniche di recitazione, trascorrendo 6 mesi presso il Conservatoire de Paris. La sua carriera fu lunga e piena di successi sino al 1917, quando calcò per l'ultima volta il palco di un teatro. Visto che spesso era in America, fece anche in tempo ad apparire in un film, His Neighbor's Wife, del 1913. Durante la sua vita la signora Langtry si sposò ed ebbe relazioni con numerosi uomini, imprenditori o nobili, sia negli Stati Uniti sia nella vecchia Inghilterra. Durante l'ultimo periodo della sua vita, quando i successi teatrali erano ormai lontani, visse a Monaco con l'ultimo marito, Sir Hugo Gerald de Bath, ricco ereditiere di una nobile famiglia inglese. Morì nel 1929. Helen Anna Held fu un'attrice e cantante di Broadway nata a Varsavia, in Polonia. La sua carriera iniziò in Europa, fra i teatri di Parigi e Londra, ma divenne una celebrità a New York, grazie al famoso impresario Florence Ziegfeld. La sua fama raggiunse prima di lei la Grande Mela, dove la stampa aveva iniziato a descrivere le sue bizzarre cure di bellezza. Fra tutti i falsi scoop spiccava quello che la voleva operata con la rimozione di 2 costole per avere un perfetto vitino da Vespa, tanto in voga all'epoca. Quando esordì a Broadway nel 1897, i suoi spettacoli conseguirono un grande successo di pubblico e nel giro di pochissimo tempo la Held divenne milionaria. Nel 1907 fu l'interprete del più grande spettacolo di Ziegfeld, Ziegfeld Folie. Il nome suona francese perché si ispirava alle Folies Bergère di Parigi, che fu un successo enorme negli anni dal 1907 al 1913. Anna rimase incinta dell'impresario nel 1908, ma l'uomo interruppe la relazione, sposando infine un'altra donna nel 1914. Nel 1916 comparve nel suo unico film, Madame la Présidente, per il quale fu pagata l'astronomica cifra di $25.000. Dopo l'impegno a Broadway e il film, trascorse gli anni della Prima Guerra Mondiale lavorando nel vaudeville e visitando la Francia, esibendosi per i soldati francesi e raccogliendo fondi per lo sforzo bellico. Per il suo contributo viene considerata un'eroina di guerra e all'epoca era molto apprezzata per il coraggio dimostrato nell'esibirsi in prima linea, vicino ai luoghi del combattimento, dove poteva confortare i soldati impegnati in trincea.
Morì alla fine della Prima Guerra Mondiale nel 1918 di mieloma multiplo a New York, dopo che la stampa aveva dato prima la notizia della sua morte e poi l'aveva resuscitata per qualche ora. La sua vita viene narrata nel film Il grande Ziegfeld del 1936, per il quale l'attrice che la interpreta, Louise Rainer, vinse l'Oscar come miglior attrice protagonista. Lotta Crabtree fu un'attrice e comica statunitense. Era nata a New York da genitori inglesi e crebbe nell'ambiente dei minatori in cerca d'oro fuori San Francisco, dove divenne famosa già come attrice bambina. Dall'inizio sino al suo ritiro a 45 anni rimase famosa come la Nation Darling, il tesoro della nazione. Nel periodo dell'infanzia seguì la famiglia durante la celebre corsa all'oro in California e qui ebbe modo di essere incoraggiata dalla famosa ballerina Lola Montez, colei che fece abdicare Luigi I di Baviera. Se volete conoscere la sua storia, scrivetemelo qua sotto che facciamo un video dedicato. Nel 1856 la famiglia tornò a San Francisco, dove Lotta iniziò a ballare nei teatri e nei saloon della città. Nel 1859, a 12 anni, era già definita come Miss Lotta, the favorite of San Francisco, e sua madre iniziò a portare tutti i suoi guadagni in una borsa di cuoio che col tempo divennero talmente ingenti da aver bisogno di un baule. Durante gli anni 60 dell'Ottocento si trasferì sulla costa est, dove i suoi spettacoli la fecero diventare una celebrità conosciuta in tutti gli Stati Uniti. Negli anni 80 era talmente famosa da guadagnare cifre inimmaginabili, $5.000 a settimana, qualcosa come $150.000 odierni. Lotta, talmente famosa da essere considerata patrimonio nazionale dagli statunitensi, fu costretta al ritiro da una caduta a Delaware nel maggio del 1889. Tentò di recuperare, ma le condizioni fisiche non le consentirono il ritorno alle scene. Abbandonò i teatri all'apice della sua celebrità come la più ricca attrice d'America, ma concesse un'ultima performance durante una giornata a lei intitolata, il Lotta Crabtree Day, alla Panama Pacific Exposition di San Francisco. A causa del suo lavoro e anche alla sua complicata relazione con la madre manager, Lotta non si sposò mai e pensò per tutta la sua vita alla cura della famiglia. Le sue proprietà erano talmente tante che in diverse zone degli Stati Uniti tantissimi bambini attraversavano i suoi terreni per andare a scuola. L'ex attrice fu impegnata a gestire l'enorme patrimonio accumulato dai 45 anni in poi, ma fu anche attiva in fondazioni caritatevoli. Quando morì nel 1924 a 76 anni, fu descritta dal New York Times come l'eterna bambina. A voi, quale fra queste bellissime donne del passato è piaciuta di più e quale vedreste come potenzialmente famosa al giorno d'oggi?